Dopo le presentazioni dei vari guest host, Saturday Night's Main Event inizia con il match tra Drew McIntyre e Sami Zayn e sono stati 10 minuti incredibili. Zayn non ha aspettato neanche il suono della campanella per mettere le mani su Drew McIntyre, ma il vantaggio iniziale non è servito a nulla perché dopo un match molto equilibrato McIntyre con un po' d'astuzia fa scendere Zayn dal ring mentre lui sale e questa sequenza ha portato Zayn a subire la Claymore e il conto di 3 e quindi la vittoria va a Drew McIntyre. È stato un match bellissimo, però mi è dispiaciuto che sia durato così poco. Ora abbiamo visto il match con il titolo mondiale femminile in palio tra la sfidante Io Sky e la campionessa Liv Morgan. Questo match anche lui durato poco, però devo dire che mi è piaciuto tanto, dominato per la maggior parte dalla Genius of the Sky, che con una ginocchiata ha anche sfracellato il naso di Liv Morgan, ma tutto questo dominio non è servito perché a vincere in modo pulito grazie all'Oblivion è proprio Liv Morgan, che mantiene il titolo del mondo femminile. Il match mi ha durato giusto 6-7 minuti, però ci sta. Ma subito dopo il match, mentre la campionessa sta tornando al backstage insieme a Raquel Rodriguez e Dominic Mysterio, arriva Rhea Ripley. Le due si guardano negli occhi senza arrivare alle mani, finalmente, e Liv Morgan le alza il titolo in faccia mentre la Ripley se la ride. Poi abbiamo visto il match valido per il titolo del mondo dei pesi massimi tra il campione, il ring general Gunther, e gli sfidanti Finn Balor e Damian Priest. Anche questo è durato pochissimo, i soliti 6-7 minuti, però beh, che dire di questi qua, un match fantastico, senza neanche un secondo di pausa. Sembrava potesse vincere chiunque, ma il ring general sembra aver riacquistato finalmente la sua sicurezza e connette prima una powerbomb sui gradoni fuori dal ring su Damian Priest e poi un'altra powerbomb su Finn Balor, ed è quest'ultimo ad essere schierato dal ring general Gunther, che mantiene così il titolo del mondo dei pesi massimi. Anche per questo mi dispiace del minutaggio, però alla fine questo non era un piedi, è come se fosse una puntata settimanale però un po' pompata, quindi i tempi dovevano essere per forza questi. Ora passiamo al match che ha incoronato la prima campionessa degli Stati Uniti della storia tra Michin e Chelsea Green, ed è stato anche questo un match molto divertente, anche se con qualche impacciatura, ma tutto sommato veramente un bel match, ed è stato decisivo l'aiuto di Piper Niven, che più volte ha colpito e distratto Michin mentre l'arbitro non vedeva, e con una super Heimplitter a vincere questo match e diventare la prima campionessa degli Stati Uniti della storia è stata proprio Chelsea Green. Per il main event al tavolo di commento abbiamo avuto lo storico commentatore di Saturday Night's Main Event, Jesse The Body Ventura, e siamo quindi arrivati proprio al main event, il match valido per il titolo indiscusso WWE tra lo sfidante Kevin Owens e il campione, l'American Nightmare Cody Rhodes, che porta sul ring la storica Winged Eagle al posto del titolo che siamo abituati a vedere. Ma quanto è bella e prestigiosa, match bellissimo anche questo, 10 minuti non stop, con Cody Cutter a destra e a manca, RKO sul tavolo dei commentatori, Owens che prende in giro il padre di Cody, ma all'improvviso l'arbitro va KO e Kevin Owens ha connesso la Stunner e avrebbe vinto il match. Subito dopo anche l'altro arbitro è stato messo KO. Owens ha provato a colpire Rhodes con una sedia, ma l'American Nightmare prima l'ha schivata e poi sopra quella sedia gli ha fatto una crossroads e ha vinto il match, mantenendo così il titolo WWE. Finalmente siamo vicini al turnil di Cody. Comunque ragazzi, è stato un evento bellissimo, scorso una meraviglia, con tutti i bei match, purtroppo durati forse poco e alla fine con tutti i risultati scontatissimi, però non c'è stato neanche un match brutto. Io vi ricordo come sempre di farmi sapere nei commenti se Saturday Night's Main Event vi è piaciuto e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!